Non sono una pescatrice. Forse ho provato 2, 3 volte in vita mia a pescare, sempre con amici che anche loro non erano grandi pescatori, però si faceva la gita da qualche parte, qualcuno poi tirava fuori l'amo con la lenza, io lo buttavo e non succedeva naturalmente niente, era più che altro un pretesto per fare quello che vedevamo fare agli altri nei film e alla televisione. Però c'è un aspetto della pesca che mi ha sempre interessato. C'è una parte dei supermercati che quando abitavo a Melbourne io andavo sempre religiosamente a visitare, anche se appunto non sono una pescatrice. Era quella parte, del supermercato, dedicata all'esposizione delle mosche. Le mosche sono, o forse li avrete visti, quelle, specie di, insetti finti creati con piume, palline e altre cose artificiali coloratissime che si usano per la pesca a mosca, che mi risulti non è molto diffusa qui in Italia, anche se stranamente la pesca a mosca se la sono inventata gli antichi romani che usavano appunto delle mosche, credo vive, per andare a pescare. Da allora, dall'epoca degli antichi romani, si è evoluta tantissimo e infatti le mosche sono delle vere e proprie opere d'arte. Io andavo a guardarli perché mi ricordavano molto gli orecchini coloratissimi degli anni '80, ma sono veramente affascinanti. E c'è tutta una filosofia, una storia dietro all'uso delle mosche per la pesca. Infatti è proprio un'arte quello della costruzione delle mosche. Usano piume di uccelli oppure anche materiali artificiali, però c'è qualcuno che addirittura va a rubare, è successo, è andato a rubare degli esemplari di uccelli impagliati da un museo per prendere le piume e usarle proprio per fare questa pesca alla mosca, che richiede moltissima abilità perché bisogna anzitutto conoscere le abitudini alimentari dei pesci, quali sono gli insetti che piacciono e poi bisogna studiare molto attentamente questi insetti perché evidentemente i pesci poi riconoscono un insetto dall'altro. Non è che poi si riproducano esattamente, almeno non credo. Credo che più che altro si costruisca qualcosa che richiama i colori. Ho trovato su internet un vecchio libro dell'Ottocento con dei bellissimi disegni di questi tipi di mosche per pescare tutti i tipi di pesci possibili e immaginabili. Sono delle bellissime stampe, immagino fatti a mano, naturalmente fatti a mano. Vi metterò il link nelle note del programma a fondo pagina. Guardatelo perché farete un viaggio in un mondo sconosciuto.